una breve panoramica sugli 8 SPOC per inquadrare il tema, soprattutto per quei ricercatori e quei ragazzi che non sono coinvolti nello SPOC 1 e che possono prendere spunti di interazioni anche nella sessione poi pomeridiana o nella sessione serale. E lo stesso meccanismo vale anche per le presentazioni degli altri SPOC. Grazie Eleonora, ti lascio il microfono. Grazie, buongiorno a tutti. Quindi ho questo compito di dimostrare in 8 minuti che cosa fa lo SPOC 1. Sono veramente, spaventata. Spero con 8 diapositive, dire le cose fondamentali. Quindi il nostro SPOC 1, il titolo è Holistic Nosology, quindi il sottotitolo Dai pazienti alle molecole e ritorno, mappatura del panorama omico dell'ambiente clinico e molecolare per identificare, classificare e affinare i fenotipi delle malattie multifattoriali. Come è fatto lo SPOC 1, quindi ve lo presento, si tratta di uno SPOC che comprende originariamente 10 enti, includendo l'Università di Tor Vergata, di cui faccio parte, che coordina lo SPOC 1, e come vedete abbiamo enti sia pubblici che privati, quindi oltre Tor Vergata l'Università di Bologna, Sapienza, l'Università Modena Reggio Emilia, Politecnico delle Marche, Verona, Foggia, Cagliari e Neuromed e Toscana Life Science, quindi abbiamo enti pubblici e privati IRCS. Come vedete nella colonna sono indicati a 38 il numero di ricercatori che erano originariamente coinvolti nel progetto e di questi invece nell'ultima colonna, il reclutamento, abbiamo reclutato 23 nuovi ricercatori tra 7 vari RDTA, 4 postdoc e vari PhD student, quindi questo è una cosa molto importante che lo SPOC 1 ha fatto. Inoltre abbiamo ampliato i ricercatori coinvolti, stiamo ampliando, attraverso i bandi a cascata abbiamo avuto la possibilità di rinforzare alcuni aspetti che la massa critica non era in grado di coprire e quindi abbiamo effettuato dei bandi a cascata per 2 topics che sono stati esplicati, non ancora a un mese si prevede il loro coinvolgimento diretto nel progetto e quindi abbiamo identificato e coinvolto altri 8 enti, quindi abbiamo alla fine 18 università o enti che lavorano insieme e 61 ricercatori, senza considerare tutto le persone affiliate ai PI che partecipano al progetto e di questi 40% arruolati. Volevo dire appunto che oltre a me volevo fare un piccolo ringraziamento e menzionare la staff che gestisce tutto lo SPOC 1 dell'Università di Tor Vergata e in particolare il vice coordinatore che è il dottor il professor Scimeca, ma anche voglio citare il personale amministrativo, la dottoressa Campostella, Farrace, il dottor Porinelli e che rendono tutti gli altri uffici ovviamente che non posso menzionare. Volevo anche dire che lo SPOC 1 si avvale di uno Scientific Advisory Board, abbiamo fatto un kick-off meeting a gennaio del 2023 e prevediamo un meeting alla fine del secondo anno, quindi a dicembre 24, per poter appunto ricevere consigli anche da persone che non stanno comunque nella realtà italiana e quindi ampliare la possibilità di lavorare bene. Giro io le diapositive? Ok, quindi che cosa facciamo? Lo scopo dello SPOC, quindi identificare in una vasta popolazione, quindi abbiamo nello SPOC 1 sia coorti di pazienti ma anche coorti di popolazioni, quindi persone normali che vengono monitorate per alcuni aspetti clinici. Quindi identificare in una vasta popolazione normale o con patologie quali sono i fattori che controllano, proteggono lo sviluppo o la progressione delle malattie varie. Quindi lo scopo è quello di identificare nuovi biomarcatori e pathway che possono essere utilizzati come biomarcatori preventivi, prognostici oppure come bersagli farmacologici, quindi sempre con lo scopo di ampliare le possibilità della medicina personalizzata.
Lo SPOC è complesso perché non solo si avvale di queste coorti dei clinici e dei genetisti che lavorano appunto con queste coorti di pazienti e coorti di popolazione, ma anche ricercatori di base che cercano attraverso dei modelli sperimentali complessi di patologie, abbiamo alcuni esempi, sono appunto dei modelli murini di patologia, di validare i nuovi pathways che invece sono stati collegati ad una patologia partendo invece da un modello animale di patologia. Quindi abbiamo queste due direzioni, la direzione 1 in cui identifichiamo i biomarcatori dalla popolazione e la direzione 2 in cui da un ambiente più preclinico si identificano dei nuovi biomarcatori o dei nuovi pathways che poi dovrebbero essere validati nelle coorti. Quindi come lavora lo SPOC 1? Ha dei work package, esattamente è diviso in 4 work package. Non ho messo qui tutte le persone afferenti a questi work package perché sarebbe stata la diapositiva troppo piena. Vi voglio soltanto però dire che il work package 1 è coordinato dalla professoressa Alicia Iacovello del Neuromed, il work package 2 dalla professoressa Ferracin dell'Università di Bologna, il work package 3 dal professor Mauriello e il professor Agostini dell'Università di Tor Vergata e il work package 4 dal professor Federici dell'Università di Tor Vergata. E questi work package sono divisi in task che ognuno dei ricercatori poi ha allocato nei vari task. Non vado nei dettagli su che cosa facciamo, ma parliamo quindi di omiche applicate a questi vari tipi di patologie, quindi diciamo che il work package 1 semplifichiamo, tanto avremo tante cose sia nei poster che nelle comunicazioni orali. Il work package 1 si dedica un po' al DNA, quindi sequenziamento di DNA, identificazione di polimorfismi, il work package 2 alla trascrittomica, il work package 3 all'identificazione di proteine, proteomica e loro interazione e il work package 4 all'identificazione di metaboliti importanti per le patologie. Questo ve lo mostro solo così per far capire dove siamo al 18° mese. Il primo anno del progetto è stato speso soprattutto dal work package 1 per coordinare le coorti, armonizzare le coorti, quindi abbiamo la coorte dei molisani e del genoma sardo, tutte le informazioni sono state comunque riviste dai vari enti che sono responsabili di tale coorti e sono stati condivisi con la fondazione e con gli SPOC. Abbiamo inoltre poi altre coorti che riguardano infiammazione, altri che riguardano gli stati finali del tumore del rene oppure altre coorti di pazienti di malati oncologici. Che cosa abbiamo fatto sempre fino ad oggi, al 18° mese? Abbiamo identificato sempre, questo soprattutto nel primo anno, le patologie ai quali i gruppi erano in grado di approfondire e di lavorare. Quindi sono state identificate patologie nell'ambito delle malattie cardiovascolari, infiammatorie e reumatologiche, oncologiche, malattie rare e malattie metaboliche. Non vi leggo qui tutti i tipi di malattia. E sono partiti progetti clinici e progetti preclinici. Per quanto riguarda i progetti clinici, ne sono stati avviati 16, alcuni sono in fase di avvio. Progetti preclinici ne sono stati avviati 19, alcuni in fase di avvio e alcuni sono stati ancora conclusi. Questo ha come base anche una collaborazione inter-SPOC, abbiamo collaborazioni con lo SPOC 2, 3, 4, 5 7 e ha anche portato a delle pubblicazioni scientifiche e a della divulgazione a congressi. Quindi in totale abbiamo aperto 52 progetti che sono appunto in fase di svolgimento. Non porto in queste 8 diapositive nessun esempio, però vi segnalo che durante il congresso che avremo oggi, questo workshop, ci saranno delle comunicazioni orali che fanno riferimento ai vari SPOC. Per esempio abbiamo il professor Novelli che ci parlerà appunto della genomica, di medicina di precisione, la genomica nella medicina personalizzata,
Abbiamo diciamo, Sabrina Giglio che ci parlerà di ciò che diciamo, è stato fatto sulla Corte dei Sarda. Poi ci sono altri esempi di studi che sono anche presentati da ricercatori di tipo A, quindi abbiamo il dottor Rontuaroli, che è anche un ricercatore di tipo A, appunto, e la dottoressa Gallerani, che ci presenteranno i loro studi, e anche due ricercatori, i professori Agostini e Rossini, che ci presenteranno invece due modelli murini, come vi dicevo prima, modelli murini di malattia che possono, diciamo, identificare nuovi pathway e biomarcatori da testare poi nelle coorti dei pazienti. Naturalmente diciamo, queste 5 diciamo, comunicazioni sono solo state selezionate, non era possibile mostrare tutto, quindi ci sono anche diciamo, altri dati molto interessanti che sono stati ottenuti nello Spocco 1 e anche ci sono i poster, quindi si può poi approfondire lì. Le ultime 2 diapositive, dove stiamo andando, quindi credo che alla conclusione dei 36 mesi avremo concluso i progetti in corso, che avremo identificato e caratterizzato delle firme omiche associate alla maggior parte delle patologie che ci siamo concentrati, e che avremo la possibilità di identificare nuovi marcatori per il miglioramento della diagnosi precoce, prognosi e marcatori predittori della risposta alla terapia, e anche nuovi pathway che possono essere poi investigati dal punto di vista terapeutico. Per quanto riguarda la previsione dopo il progetto, ho solo messo su alcune delle mie considerazioni personali. Ovviamente diciamo, lo scopo del progetto è quello di migliorare la salute pubblica, però dire queste 2 parole è molto riduttivo. Diciamo, personalmente credo che mentre la genomica ha già possibilità di essere importantissima nella diagnosi anche nei giorni d'oggi, nella medicina personalizzata, anche se c'è molto da fare, pensiamo con questo progetto e con gli studi portati avanti dallo Spocco 1 di far vedere che anche altre omiche come la proteomica e la metabolomica potrebbero essere diciamo, portate più avanti e quindi passare dai laboratori di ricerca alla clinica pratica. Pensiamo che non sarà eseguito nell'arco dei 36 mesi, ma potremo diciamo, dare delle buone basi e nuove indicazioni per futuro diciamo, verso questa direzione. Abbiamo dimostrato, penso che dimostreremo anche che c'è l'importanza dell'integrazione delle varie scienze omiche per fare medicina personalizzata. Questo diciamo, lo vediamo anche generando tutti questi dati omici, e quindi poi lo Spocco 2 eccetera, altri colleghi vi faranno vedere molto di più questo aspetto, ma penso che questo sia molto importante. Poi penso di aver diciamo, di stimolare il fatto che promuovere la ricerca fondamentale è importante per la generazione di nuovi approcci, e quindi non si può arrivare poi alla medicina personalizzata se non sappiamo bene come funziona poi a livello molecolare ogni tipo di malattia. Sicuramente questo progetto creerà sinergia tra gli enti, lo stiamo già sperimentando, sia enti pubblici che privati, per la formazione di networking tra di noi, ma anche le reti che Laura ha presentato prima, e quindi saremo più pronti per le sfide future. E in ultimo la creazione di competenze scientifiche sia in ambito scientifico che clinico per preparare persone che sono in grado di poi di lavorare con tecnologie avanzate. Grazie, con questo ho finito.